tanto che vado verso una spiaggia, che poi sarebbe la spiaggia dell'albergo dell'Eden Village, vi racconto un po' di cose di Cayo Largo e di Cuba in genere. Cayo Largo è un'isola che nasce disabitata, non offre niente, le piante che ci sono qui di frutto sono state trapiantate. Qua la vegetazione naturale è, pensate un po', il pino. Difatti, siccome non ci sono allevamenti, non c'è assolutamente nulla di agricoltura, qui praticamente non producono niente, arriva tutto da fuori, ed è per questo motivo che alle volte, quando magari ci sono uragani o comunque mare mosso e non può arrivare la nave, anche gli alberghi più di lusso non hanno frutta fresca, verdura fresca, bisogna mangiare fritti o cose surgelate, e questo è proprio dovuto al fatto che deve sempre arrivare un rifornimento costante. Come navigare a Cuba? Allora, è semplicissimo ed è anche relativamente economico. Prima cosa, dimenticatevi tutte le offerte dei nostri operatori telefonici, perché i vari TIM, 3, Vodafone assolutamente non hanno nessun tipo di opzione per l'estero. Bisogna acquistare nelle reception o comunque nei negozi delle tesserine dove grattando si vede un username e una password, e quindi ci si collega a qualunque wifi che si trova, perché la wifi è statale. Che voi siate in una stazione, nell'aeroporto, in un bar, ristorante, nella reception di un albergo, comunque sia, il router emana il segnale della wifi statale. Quindi voi con questa tesserina potete navigare in tutta Cuba. Ho dovuto fare un salto temporale per farvi capire meglio di cosa sto parlando. Allora, praticamente questa è la tesserina, dura un'ora, così come c'è scritto. Qui c'è username e password, la password era coperta da una banda argentata che ho grattato con una moneta come se fosse un gratta e vinci. Ora avrete capito meglio quindi di cosa sto parlando, ritorniamo ancora in strada vicino alla spiaggia. Per prendere la tesserina che dura un'ora bisogna spendere un cook e 50, praticamente 1,50 euro, perché il cambio è a 1 a 1 oggi. Quando vi collegate alla wifi vi chiederanno l'username e la password, e quindi ci sarà anche l'opzione per vedere quanto avete già navigato e quanti minuti vi restano affinché finisca la vostra offerta, in base alla tesserina che avete preso, se quella da mezz'ora, quella da un'ora. Quando venire a Cuba, oddio, è sempre buono il momento. Diciamo che il periodo più afoso è quello della nostra estate, quindi quello che va da giugno a settembre. È anche la stagione delle piogge, quella è per quello che appunto c'è parecchia umidità. Comunque, se voi venite qui nel periodo invernale come questo, diciamo che il sole picchia, vi abbronzate, c'è anche un bel venticello fresco e soprattutto è scongiurato quasi del tutto il rischio di pioggia. I cubani non sono cattivi guidatori e rispettano abbastanza la segnaletica, quindi io posso consigliare di noleggiare eventualmente anche macchine, quad, moto, non ci sono grossi problemi. La patente internazionale non è richiesta, quella italiana è più che sufficiente. I prezzi invece del noleggio non sono bassissimi. Ricordatevi che i benzinai non si trovano così facilmente. Se avete intenzione di venire su isolette come questa di Cayo Largo, dovete informarvi prima dove il benzinaio, se tenete la moto o la macchina per più di un giorno. Come funzionano i trasporti pubblici qui a Cuba? Diciamo che è una rete abbastanza capillare, arrivano dappertutto, e dove chiaramente non arriva il trasporto pubblico potete comunque prendere un taxi. I prezzi dei taxi non sono esagerati, anche perché la benzina non è che sia poi così tanto costosa qui a Cuba. Diciamo però che i tempi, gli orari sono molto relativi. Se vi dicono passo alle 9:30 potrebbero arrivare anche alle 11.